La meningite può essere diagnosticata in tanti modi, sicuramente a parte la parte clinica, con degli esami culturali. Significa mettiamo il batterio a crescere e aspettiamo che nei giorni questo cresca, oppure con dei metodi molecolari che sono molto più efficienti perché danno la risposta in 30 minuti, 40 minuti e ci danno una risposta più certa. La sensibilità dei metodi molecolari è almeno 3 volte più alta di quella dei metodi culturali. Al Meyer noi utilizziamo i metodi molecolari ormai da 10 anni, è dal 2005 che utilizziamo i metodi molecolari, abbiamo cercato anche di espanderli insegnandoli ai laboratori in altre regioni d'Italia. Da principio lo facevamo solamente per gli ospedali pediatrici, adesso invece da quest'anno la Regione Toscana ci ha dato l'incarico di farlo per tutti gli ospedali della Toscana, anche per gli adulti. Quindi abbiamo un servizio di reperibilità. Quando c'è una meningite, una sepsi in qualunque ospedale della regione, viene attivata la reperibilità, il campione arriva da noi, sabato, domenica, sempre, viene fatta immediatamente la diagnosi. Il grande salto, il grande passo avanti nella ricerca sulle meningiti, su queste malattie infettive gravi come le sepsi, è stato fatto sicuramente nella diagnostica. Utilizzando per esempio i metodi molecolari abbiamo visto qual è la reale incidenza di queste malattie, che sono rare, ma non rarissime. Per dire, quest'anno abbiamo avuto 31 casi in Toscana. Con gli metodi vecchi, quelli culturali, noi ne avremmo visti solo 10. Gli altri 21 casi sono stati visti solo perché in Toscana utilizziamo i metodi molecolari, quindi è la diagnostica che ha fatto un gran balzo in avanti. Quello che noi stiamo facendo adesso, ad esempio per la diagnostica, è di aggiungere, quando facciamo la diagnosi di germe, cerchiamo anche quelle famose proteine sottocapsulari che danno la gravità della malattia, ma stiamo facendo anche ricerche sull'interpretazione dell'antibiotico resistenza, cioè nello stesso momento in cui capiamo che questo paziente ha un germe particolare, siamo anche in grado di dire a quali antibiotici risponderà bene e quali antibiotici saranno inutili perché il germe è antibiotico resistente.